Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. È arrivato il momento di sostituire il supporto motore lato sinistro. Come avete potuto vedere poco fa c'è troppo movimento, c'è troppo gioco. Andando ad inserire una leva proprio tra supporto e telaio, avete visto che il gruppo motore cambio si muove troppo. Nei due video precedenti siamo andati a sostituire gli altri due supporti, quindi il supporto destro, quello lato distribuzione, e il supporto inferiore, il tirante di reazione, posto appunto al di sotto del motore. E allora con la sostituzione di oggi del supporto sinistro abbiamo concluso e mi raccomando aspettate fino alla fine del video per vedere se abbiamo risolto il problema. Infatti se vi ricordate nel primo video ho messo dei video mentre che guidavo l'auto e si sentiva un rumore pazzesco, sia una vibrazione fortissima a bassi regimi così come un forte colpo al rilascio dell'acceleratore a regimi elevati. Ma bando alle ciance, iniziamo subito, ma prima come sempre like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ed eccoci qui nuovamente, questo è il supporto che abbiamo sostituito nello scorso video, il supporto destro lato distribuzione. Questo centrale invece è il tirante di reazione che abbiamo sostituito nel primo video e infine questo è quello che andremo a sostituire oggi, lato sinistro. Sollevando l'auto quindi sul lato sinistro, al lato del cambio, troviamo appunto la nostra zampa, il nostro supportino sinistro da andare a rimuovere. E per farlo iniziamo dal vano motore, andiamo a smontare un po' qualcosina, rimuovere la protezione del motore con la cassafiltro. Solita procedura che abbiamo già visto diverse volte, quindi abbiamo i due bulloncini da 10 che la tengono ancorata e bisogna andare a staccare i due manicotti, uno di entrata dell'aria e l'altro quello verso il collettore. E allora iniziamo a rimuovere la batteria, perché appunto dobbiamo lavorare al di sotto del vano batteria per accedere al nostro supporto. Quindi staccato il cavo negativo e il cavo positivo, rimuoviamo la nostra batteria, così come la vaschettina in plastica con annesso tubo di sfiato. E allora possiamo passare alla centralina, quindi rimuoviamo due connettori andando prima a spostare le linguette di protezione gialle e successivamente sollevare le alette per rimuovere i due connettori stessi. È così che la nostra centralina è ancorata da 4 dadini posti ai lati. Su uno, quello superiore lato interno, ricordiamo che lì è agganciato anche un cavo di massa, quindi adesso lo rimuoviamo e ovviamente al rimontaggio ricordiamo di reinserirlo. Possiamo ora passare a rimuovere tutte le clip, tutti i passacavi, quindi spostare i cavi stessi, così come il connettore presente nella parte anteriore del nostro portabatterie, e facciamo la stessa cosa anche con il passacavo nella parte posteriore, cui ho agganciato il cavo positivo. E allora due bulloni e un dado la tengono ancorata, quindi li andiamo a svitare e possiamo procedere a rimuovere il nostro portabatterie. Ovviamente non dimentichiamo gli ultimi passacavi, così come anche quello posto al di sotto. Praticamente è il fermacavo che fa sganciare il cofano anteriore. Anche qui solita clippettina da andare a staccare.
Rimosso il portabatterie, ecco qui, vediamo chiaramente la nostra zampa, il nostro supportino, e adesso è molto semplice andarlo a rimuovere. Diamo un'occhiata, lo vediamo anche dalla parte di sotto. Sostanzialmente è ancorato al telaio tramite un unico dado da 19, ovviamente si accede dal vano motore, ed è agganciato al cambio tramite 3 bulloni da 15 che a breve andremo a vedere. Quindi ci spostiamo sul lato sinistro dell'auto. Io ho già rimosso la ruota per comodità. Per accedere al nostro supporto dobbiamo andare a rimuovere questa barretta laterale qui, che è ancorata sempre da 2 bulloni da 15. Ovviamente ci ricordiamo, prima iniziare a svitare i bulloni del supporto, dobbiamo andare a mettere al di sotto del motore, o meglio del cambio, un crick per sorreggerlo e quindi andare a sostituire il nostro supporto. E allora possiamo andare a svitare i nostri 3 bulloni da 15 posti lateralmente, che collegano il supporto al cambio. 2 bulloni li possiamo rimuovere, uno magari lo lasciamo giusto puntato, in modo che il supporto non cada nel momento in cui andiamo a rimuovere il dado superiore. E allora, spostandoci nel vano motore, chiave da 19, e lo svitiamo. E allora possiamo ritornare sul lato sinistro e rimuovere il nostro supporto per facilitare l'uscita. Così come abbiamo fatto con l'altro supporto, andiamo a giocare un pochino con il nostro crick e solleviamo o lo abbassiamo per togliere il supporto in comodità. Ed ecco che, spostandoci sul banco, possiamo vedere quello vecchio e quello nuovo. Mettendoli a confronto, ovviamente il perno vediamo di quello vecchio che è molto più mobile rispetto a quello nuovo. La gomma ormai è snervata. Quindi, per rimontare il supporto nuovo, eseguiamo il lavoro inverso. Una volta stretti i bulloni laterali, quindi ancorato il supporto al cambio, passiamo al dado da 19 da andare a stringere. Qui dobbiamo giocare un pochino con il crick e, volendo, anche spostare il motore leggermente avanti e indietro per cercare di centrare il più possibile il prigioniero al telaio. Certo, andando ad avvitare, il prigioniero chiama da solo la posizione, si mette da solo in posizione, quindi non è necessario, ma è meglio se lo centriamo noi manualmente prima, per essere sicuri al 100%.
Ed ecco che possiamo rimontare il nostro portabatterie ricordandoci di riagganciare tutti i passacavi, tutte le clip che avevamo rimosso, iniziando da quella inferiore del cavo che apre e sgancia il cofano. Ricordiamoci che lì su quel prigioniero e con quel dadino bisogna andare ad agganciare un cavettino di massa. Al lavoro concluso ovviamente rimettiamo la ruota che avevamo tolto per accedere lateralmente al nostro supporto e ovviamente la solita protezione al di sotto che ormai sappiamo a memoria come è fatta. Sostanzialmente è ancorata da 6 bulloni da 10, di cui 2 posti nella parte anteriore, 2 nella parte posteriore e 2 nella parte centrale. Ovviamente 3 a destra e 3 a sinistra. Ed ecco che giunti alla fine del lavoro, finalmente è arrivato il momento di provare l'auto, andare in strada e vedere se abbiamo risolto il problema, andando ad eliminare quella forte vibrazione, quel forte rumore a bassi regimi, quindi al motore sottocoppia, così come un fastidiosissimo colpo che si sente a regimi sostenuti nel momento in cui liberiamo l'acceleratore. Scopriamoli insieme!
avete potuto notare, problema risolto. Anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video, come sempre, like, iscriviti al canale e attiva la campanellina, mi raccomando, per non perdere l'uscita di altri. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo infine che sono presente anche su Instagram e TikTok. Passa a dare un'occhiata anche lì, trovi sempre qui sotto in descrizione i link ai profili. Grazie e alla prossima!